Buongiorno a tutti quanti. Chissà dove siamo oggi. Chissà dove siamo oggi. Ciao a tutti. Avete visto qua che c'è? Sembro sparito dal gruppo, Sembro sparito dal gruppo, ma invece guardo, osservo e sto zitto per il momento. Ma presto tornerò. Bene, bene, dai. Anche il Montesino. Giornata meravigliosa. Abbiamo anche il nostro autista ormai ufficiale del gruppo. Eccolo qua. Ecco, oggi giornata meravigliosa, rasoi, pennelli speciali. Bellisario, vendimi il Silverknit subito. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno a tutti quanti. Oggi super sbarbatona. Proviamo 2 o 3 cosine nuove che ero veramente curioso di provare. E cominciamo a far vedere qualcosa. Quindi proviamo questi nuovi Barista Ramen. Io ho usato il sapone di questo qua tabaccoso con l'altro packaging, quello con lo scheletro che si trova in America. Ha una marcia in più, sono un po' diversi ragazzi, per me sono diversi. Allora, questi probabilmente se li comprate in America, in qualsiasi parte del mondo, sono tutti uguali, non è che questo uguale a questo preso là sia diverso, questo no. Fanno questa serie che probabilmente è fatta anche per essere facilmente, dico io non lo so, certificata in Europa dappertutto, anche perché non avrebbe senso fare 2 packaging con la stessa profumazione, li aggiustano in modo da passare i controlli senza difficoltà, penso io, e via. Dopo hanno altri set come quelli che io, come adesso non ce l'ho qua, Fougère Boutique, che difficilmente una profumazione così secondo me può essere certificata qua da noi, e quelle le vendono dove si può o nel loro paese. Questo è il mio pensiero, però vediamo come funziona, a differenza dell'altro che ho. Vediamo come funziona. Io l'ho già provato una volta, però lo devo riprovare perché qualche dubbio ce l'ho, però lo devo riprovare. Profumazione non è male, l'unica pecca è che tra sapone e after la differenza è notevole. Il sapone è un po' più secco, quasi un pochettino più tabaccoso, invece l'after viene fuori quasi il ficco, viene fuori delle note più dolci, c'è la differenza. Dopo, come pennello, perché volevo un po' capire la differenza, adesso vediamo, se magari ci farò un'altra prova ancora come ho fatto col Cavour. Proviamo sempre il sintetico del Marchese, col ciuffo CX5, sintetico però l'elitario. Dovrebbe essere 1 millimetro più alto il ciuffo, solo quello dovrebbe essere la differenza. Come rasoietto è arrivato il momento di provare il Lambda Razor. Ecco qua. Bello. C'è da dire che è fatto veramente bene. Allora, packaging, lo vedete voi, scatoletta in legno fantastica, rifinitura del rasoio, anche solo i piccoli particolari qua, veramente di altissimo livello. Logicamente bisogna vedere anche la rasatura come va. Veramente. Dovrebbe essere un ottone con nickel, quindi comunque un materiale un po' particolare, un po' inusuetto diciamo. Ecco, rifiniture perfette, il rasoio è veramente ricercato e ben fatto, questo gli si deve dare atto. Il costo non è fuori dal normale, perché comunque è un bel pezzo, non è neanche regalato, ma penso che per quello che ha in mano, anche solo lasciando stare dopo come sia in rasatura e tutto, ma per come è fatto io penso che ci stia, insomma, ecco. Vi volevo dire, per chi è appassionato del vintage, ho un amico, Luca Stegagnolo, che mi ha chiesto: ma perché non apriamo un gruppo vintage? Io ho detto: guarda che io non vado tanto pazzo del vintage, sono uno molto più per le cose moderne. Allora, visto che un po' passione rasatura, c'è un po' di tutto, perché è bello, bisogna sempre imparare anche dal passato, però
Passione Rasatura è un po' la scoperta di cose nuove, cioè si va verso un po' il futuro, no? Senza mai dimenticare il passato. Però ci teneva Luca Stegagnolo ad avere un gruppo dedicato al vintage. E allora abbiamo aperto il gruppo, che tra l'altro sta anche già crescendo bene, che si chiama Passione Rasatura Vintage. Quindi ci sono anch'io come amministratore, è legato al nostro gruppo e si dedica solo di vintage per chi ama il vintage. Quindi se vi fa piacere iscrivervi, vi lascerò sotto nella descrizione il link per andare anche a quel gruppo lì, così fate un giro e basta. Come sempre sapete che sotto c'è il link a Epoca Barberia, se vi fa di fare un acquisto una piccola percentuale mi sarà data a me, o se no, se volete lasciarmi per sostenere il canale, portare sempre cosine belle e nuove sul canale, c'è possibilità di abbonarsi, c'è possibilità di lasciarmi una donazione PayPal, o se no guardate il video solo, vi iscrivete, magari mi lasciate un like o un commento e a posto così, e avanti tutta. Bene, e adesso andiamo, che ora a breve, già settimana prossima, anche quella dopo, sicuramente faremo 2 o 3 live. Ho tanta roba da mettere anche in palio nel gioco che facciamo. Se non sapete di cosa parlo, vi guardate le live che ci sono su YouTube caricate, così capite di cosa parlo. E ci sono dei set, addirittura uno di Varesino, Pinnacle, un pennello, un rasoio, e insomma ci sono tante cosine in regalo. Vi aspetto veramente numerosi e cerchiamo di crescere come canale. Ho messo i sottotitoli in inglese, quindi a chi interessa che non sa l'italiano, che non è, o che gli piace l'inglese, cioè ci sono i sottotitoli. Insomma, è un bel lavoro che stiamo facendo insieme, perché io non dimentico che molto è anche grazie a voi. E allora, stranamente, tra questo e il Cavour, questo qua sembra quasi un po' più denso, cioè nel senso che nei movimenti circolari si apre leggermente meno, però è la prima prova che faccio, e questi ciuffi qua, come è stato anche per il Botti NC3, bisogna, cioè fa strano dover dire fare un rodaggio a un sintetico, però la realtà è questa, che per rendere al meglio questi sintetici vanno usati 3-4 volte, vanno tenuti un po' in ammollo, perché comunque le fibre probabilmente sono fine, sono lavorate con delle tecnologie moderne. Comunque ragazzi, come tiene l'acqua e come lavora sto ciuffo, bisogna veramente dire che il Marchese ha fatto un gran colpo. Io questi due li ho comprati su Epoca Barberia, cioè ragazzi ci sono di quegli sconti adesso con Black Friday, non da poco. Mettiamo ancora un po' d'acqua.
Cioè al montaggio sembra identico, anche al Gothic Fougère che ho. Però la protezione che io sento sul Fougère Gothic qui non l'ho sentita proprio allo stesso livello. Devo provare anche altri set che ho, non so se proprio il Fougère Gothic c'ha, magari per la profumazione che c'è dentro c'ha un passo in più, però io un po' di differenza la sento. Profumazione non è male, devo dire che è un po' che si sente bene, quindi non è male questa qua. È un rasoio dolcissimo, dolcissimo. Il taglio, vi devo dire, così a caldo, non è che mi faccia tanto impazzire. Cioè, sembra un taglio, scusatemi, non prendeteli a male, ma un taglio quasi da rasoio cinese. Cioè, quei tagli sì dolci, però mi dà la sensazione del taglio impreciso, cioè di quando sai che si vibra un po', però non vibra, è proprio il suono che ha rasoio che non mi fa impazzire, però è una sensazione, non pensate che sto denigrando il rasoio assolutamente, è solo una sensazione che sento. No, il taglio è precisissimo, molto dolce. Vediamo cosa succede a fine rasatura. Sapone che richiede una quantità di acqua notevole. Comunque non si sta comportando male il sapone, Cioè, probabilmente tra quelli che sono arrivati d'oltreoceano, questo è quello che per me mantiene a più corpo. Probabilmente anche più di Ariana Evo, secondo me, per me. Ah, l'ho armato con una Gillette Nacet. Ecco, sul contropelo è molto più godibile. Cioè, nella prima passata, quando c'è più pelo, il suono non mi fa impazzire. Però, adesso che arrivi nel contropelo, senti la precisione millimetrica del rasoio. Ringrazio l'avvocato Antonio Fraticelli che
mi ha dato la possibilità di provare rasoi che difficilmente avrei potuto provarli tutti, sicuramente in un arco di tempo così breve, ecco, mettiamola così. Dopo ve ne ho portato di roba bella, però qua ragazzi me ne ha prestati alcuni che manco con il binocolo. Secondo me sto rasoio qua ha un solo difetto: la profondità di taglio. Mi sembra che fatichi un po'. Adesso vediamo. Perché adesso qua mi sono fatto 2 micro red point, ma perché per cercare di andare un po' più in giù ho dovuto leggermente premere. Cioè senti che lavora preciso, veramente con una rasatura chirurgica, ma è come se dicesse io arrivo fino a lì, oltre non posso. Allora, se tu vuoi essere pulito, fatti una rasatura precisa, godibile e tutto senza spingere oltre, come piace a me, può essere un rasoio fantastico, assolutamente da tenere in considerazione. Per chi come me piace andare un po' oltre, questo qua rischia di dimostrarsi mordente. Alla fine i rasoi dipende anche da voi cosa cercate in un rasoio. Perché magari il rasoio, che per me è una cosa, un difetto, magari per voi è un punto di forza. E sento che sono sì un buon risultato, però è quasi come che dicessi io posso arrivare fino a lì, non oltre. Ecco, mettiamola così. Cioè senti proprio anche qua, io qua ho dei peli un po' rognosi da togliere. E ora se io passo leggero, il pelo resta, cioè proprio continuo a sentirlo. Se vado a premere un po' per tirarli via, tac, scatta il red point. E quindi questo è un po' un problema per me. Ad esempio ci sono rasoi mild che fanno questo effetto, però se dopo spingi un pelo te lo permette comunque. Questo qui secondo me non molto. Cioè lui fino a dove arriva ci arriva con una precisione, una dolcezza e anche un bel gusto, soprattutto in contropelo. Un bel gusto di rasatura. Però dopo lui dice io arrivo fino a lì.
Però comunque valutatelo, nel senso che se potrebbe essere dietro le vostre aspettative, nel tipo di rasatura che voi utilizzate potrebbe andare bene, ragazzi, è un bel rasoio. Però io, ecco, c'è questi punti qua dove devo leggermente spingere, ragazzi. Se spingo mi massacro, capito? Non riesce proprio andare più in giù in vari punti. Adesso qua me la sono giocata un po' io perché ho voluto vedere i limiti, però me ne rendo conto anche in altri punti, anche qua fa fatica. Perché senti proprio che ti dice no, io arrivo fino a lì, non vado oltre. Un peccato. Però è un rasoio fantastico, cioè nel senso è fatto bene, bellissimo e dopo pensavo avesse un manico troppo lungo, beh, probabilmente mezzo centimetro in meno non guastava, però non è così scomodo da usare, ecco, pensavo peggio, un centimetro in meno sarebbe stato per me la perfezione, però non è così scomodo da usare, ecco. Ci mettiamo un po' di connettivina, la chiamo connettivina perché il principio attivo è quello, però proverò anche quello come avevo già detto. Allora, il pennello del Marchese lo riproverò, però il Cavour, nonostante fosse un millimetro più basso, mi ha dato una sensazione più morbidezza e più facilità nei movimenti circolari. Sembra quasi che questo qua fosse un po' più fitto. Guarda te che roba, cioè, pensavo fosse il contrario, invece forse il Cavour meglio di questo qua. Questa è stata la mia prima sensazione, però lo riuserò un'altra volta, almeno una o due volte, magari una per conto mio e dopo un'altra volta insieme, e come ho fatto per il Cavour dopo tireremo le somme. Ok, allora adesso andiamo di spilesce alcolico. Sì, questo qua sembra sa di foglie secche, fichi e foglie secche, cioè sembra di avere un cesto di frutta secca, proprio frutta secca, sa di frutta secca, foglie, frutta secca, legno, un cesto di frutta secca mista. Ecco, annusi e c'è questa profumazione qua. Il sapone è un po' diverso, un po' più tabaccoso, meno dolce. Allora, vi dirò, lasciate stare i 2 o 3 puntini qua, che è il mio posto molto critico, che per andare tirare via i peli in profondità devo per forza spingere un po', per forza, non c'è modo, anche con R41, per forza. Quindi lì si vede proprio la differenza quando un rasoio permette quel di più e quando non lo fa. Al di là di quello, la rasatura è stata ottima. E ora voi vedete comunque un BBS assoluto, ragazzi, ci sono liscio, no? Non è che non sono liscio, però in certi punti ha un po' un limite, cioè se avete ad esempio come me il pelo molto aderente al viso, in certi punti fa fatica, cioè devi spingere un po' e quando spingi rischi il danno, quindi bene, non perfetto, ecco, tutto qua per il mio tipo di rasatura. Se voi invece dite no, io preferisco rasoi mild, non vado a cercare la perfezione e tutto, un rasoio assolutamente da prendere in considerazione perché è un'opera d'arte, dal packaging alla costruzione alle finiture, anche come lo si usa in mano, è veramente molto bello e godurioso. Un altro mi dice, ma se io devo spendere, non so, costa 180 euro, non mi ricordo, roba del genere, spedito, quello che è 200, 180 euro, ma cosa compreresti tu con quei soldi lì? Cioè vale...
lì la domanda comincia a diventare difficile, perché a quel prezzo lì portate a casa tanti rasoi che sono delle bombe, quindi bisogna vedere quanto volete spendere, quanto vi piace, cioè qua diventa, mi si può dire, anche un po' un collezionismo, o comunque avere un qualcosa che mi piace usare anche solo vederlo, perché ragazzi, come vi ho detto, con Green Cult 0.45, questo qua, cioè, se lo mangia questo qua, come geometria, come taglio, come sicurezza, come profondità, lo mangia 2 volte. E quindi dice, ma perché però non hai la stessa bellezza, precisione, cioè precisione no, è più preciso il Green Cult, cioè le stesse fatture, la stessa lavorazione, non hai una posata d'argento in mano, hai una posata in acciaio che funziona come giapponese, capito, che funziona una meraviglia, preciso, però dopo gli manca quell'estetica da vetrina. Questo è un rasoio da vetrina, se lo metti in vetrina ogni giorno lo guardi e dici porca miseria che bello. Però ci sono rasoi che con 100 euro, ragazzi, oggi a superarli non è facile, quindi lì dovete valutare voi. Se guardassi solo l'aspetto tecnico, per me c'è di meglio, sia su quel prezzo lì che anche con prezzo minore. Se guardiamo l'estetica, le finiture e via dicendo, ragazzi miei, è assolutamente da prendere in considerazione perché è bellissimo. Bene, ragazzi, rasatura perfetta. Allora, parliamo anche un attimino di Barista Rémy. Secondo me è l'americano che al momento ha mantenuto un po' di più il carattere, il senso, anche se a volte il senso non ce l'ha, dei saponi americani un po' estremi, un po' fuori dalle linee, un po' esagerati, un po' su tutto, che è quello che ci piace, no? Cioè non è che siano meglio i saponi americani sono esagerati, sono come gli americani e quindi ci piacciono perché sono esagerati. Allora vuol dire che questo è meglio? No, io preferisco saponi italiani tipo Pantalei, AIB, che secondo me sono 100 volte meglio in tutti i sensi, nella raffinatezza, nel montaggio, nei post rasoi, in tutto. Però ogni tanto mi piacciono le cose estreme, mi piacciono le cose un po' fuori dagli schemi, e gli americani ti danno quelle cose fuori dagli schemi che noi italiani andiamo più sulla raffinatezza, sulla ricercatezza, sulla qualità, ed è bello che sia così, è giusto che sia così. Come Westman con i tagliovati, per me si rimangia questi qua, o comunque è alla pari di un Barista Rémy come questo, però è un po' più raffinatino, meno grasso, quasi cappotto che ti dà questo. Westman è un po' più raffinato, profumazioni sono più ricercate, insomma bisogna un attimino mettere ogni cosa al suo posto, per come la vedo io, o come la ragiono io. Comunque è una gran rasatura, una buona profumazione, come persistenza secondo me non è un granché, mi aspettavo molto di più, è una profumazione che si sente, che è presente sia nel sapone che nell'after, però non vi dura tantissimo, forse 2 o 3 orette ma dopo se ne va. Ma va bene anche così, dopo ci mettete un eau de parfum o quello che è e siete a posto così, o altrimenti dovete andare su profumazioni che hanno oli profumati o essenze di altissima qualità come sono i Pantalei AIB, allora sì, allora vi mettete il mio talco e avete 10 ore di persistenza senza oli essenziali, o un Pantalei come Paradigma che ha comunque oli essenziali ma di alta qualità e vi avete una persistenza di ore e ore. Però ragazzi il costo è un po' più alto e la qualità è più alta, quindi è una cosa che dovete dopo valutare voi, può essere una cosa bene, male, quello lo valutate voi. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, bye bye!